Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Sto per realizzare un orologio sull'Ardesia, voglio inciderlo con l'incisore laser Kentoc Tool modello LE400 Pro da 5 watt, che trovate su Amazon, che ha ben 210 recensioni, quasi tutte positive. Vediamo come viene questo orologio in Ardesia, quindi roccia e legno. Secondo me avrà un aspetto ed un effetto spettacolare, quindi non vedo l'ora di realizzarlo, e mentre l'incisore lavora io ve lo descrivo, quindi iniziamo. E allora abbiamo tutto pronto, l'incisore pronto per incidere, piatto in ardesia al centro dello stesso. Ho cercato di segnare il centro con una dima per trovare il centro, ma non è regolare come contorno, quindi spero di non aver sbagliato. Sto utilizzando dei parametri abbastanza elevati, quindi 5000 mm al minuto per quanto riguarda il riempimento e 2000 mm al minuto per quanto riguarda il contorno. Quindi diamo ok e vediamo come va questo incisore. Via! Ok, già il tratto iniziale mi piace tantissimo. Ragazzi, l'effetto dell'incisione sull'ardesia è meraviglioso. Non vedo l'ora di aggiungere anche il legno per dare un tocco in più. Roccia e legno, avrà un effetto davvero bellissimo. Allora, parliamo di questo incisore laser. Ha un'area di incisione da 40 cm x 40 cm, un modulo da 5 watt. I movimenti avvengono tutti su queste ruote gommate, sono ruote eccentriche, quindi è possibile regolare anche quanta pressione devono avere sui profili, e si tratta comunque di profili in alluminio. Questa sulla parte alta invece è una rotellina che permette di regolare la messa a fuoco. Infatti la distanza che deve avere questa base di colore rosso, che tra l'altro dovrebbe filtrare, effettivamente sembra anche funzionare, i raggi dannosi del laser, deve stare a 2 mm dal pezzo da incidere, e grazie a questa rotellina possiamo avere una precisione micrometrica. Tutte le connessioni sono come sempre con i vari pin, dotato anche di fine corsa sia per quanto riguarda l'asse X che per quanto riguarda l'asse Y. Ma che ci siamo, mentre il nostro incisore continua a lavorare, diamo un'occhiata anche su Amazon, vediamo i prezzi in modo corretto e vediamo anche le recensioni. Quindi 210 recensioni, praticamente quasi tutte positive. Come vedete abbiamo diverse possibilità di acquisto: il modulo da 5 watt oppure il modulo da 10 watt che costa 749 euro, più il rullo rotante 129 euro e il tavolo a nido d'ape, che sarebbe la base che mi vedete utilizzare quando faccio le incisioni e i tagli, che costa 69,99 euro. Il punto di messa a fuoco è molto fine, 0,08 x 0,08, e questo permette di avere dei tagli molto netti, soprattutto permette di averli anche velocemente. E come vi dicevo poco fa, la copertura di colore rosso permette di avere un filtraggio del 97% dei raggi ultravioletti prodotti dal laser. La velocità massima è di 5000 mm al minuto. Ragazzi, è una velocità sufficiente ed adeguata per poter fare tutte le incisioni. Guardate, questo è il massimo della sua velocità e sta andando comunque abbastanza veloce. Più velocemente di così i risultati finali non è che siano granché, a meno che non si utilizzano incisori molto potenti. Anche il montaggio è semplicissimo, qua dichiarano 10-20 minuti se si è esperti, altrimenti anche con comodo in mezz'oretta si fa senza nessun problema. Può lavorare sia su Mac che su Windows ovviamente. Qua in basso dichiarano una profondità di taglio compresa fra 3 e 12 mm, probabilmente si riferiranno al modulo laser del 10 watt, ma casomai faremo una prova per verificare effettivamente se riesce o no. Ma adesso basta parlare, guardiamo direttamente quello che riesce a fare, perché ciò che è scritto alla fine rimangono parole, ma quello che vi sto facendo vedere, ragazzi, per me è perfetto. Sta ottenendo un'incisione spettacolare sull'ardesia, lasciando questa colorazione corposa ed omogenea. Diamo anche un'occhiata alla scatolina che contiene la scheda madre, quindi il controller. Abbiamo il tastino di accensione on off, l'ingresso per l'alimentazione elettrica e poi il cavo USB per il collegamento al computer. Da questa parte abbiamo pure delle icone che ci informano che comunque il laser non è un giocattolo, che vanno protetti gli occhi, di non mettere le mani mentre sta incidendo, insomma tutte le informazioni di sicurezza. Sui profili abbiamo anche dei riferimenti con questi centimetri. Adesso però basta parlare, quindi guardiamo il timelapse della realizzazione di questo orologio e vediamo l'effetto finale, per poi, come ho detto poco fa, applicare anche dei ritagli in legno che realizzeremo con lo stesso incisore laser. Quindi via di timelapse. Finora ha inciso solo il riempimento, ma adesso inciderà anche il contorno per dare un risalto maggiore e quindi anche un contrasto rispetto al nero.
Ottimo lavoro. E adesso con il mio fido cannello da cucina farò un po' di bruciatura solo per metà. Adesso vedrete anche il perché. Sarà una bruciatura casuale, in alcuni punti un po' più concentrata, in altri un po' più leggera. Tutto questo, mi raccomando, se volete fare un lavoro di questo tipo, sempre e solo con un estintore a portata di mano. I più attenti avranno notato che col calore si è gonfiato da questa parte, si è formata questa sorta di bolla. Spero che poi con il taglio non influisca, perché mi piace tanto come si è bruciacchiato e voglio utilizzare questo. Mettiamo questi spessori in modo da poter vedere se il taglio fa staccare i pezzi, perché se fosse poggiato non me ne renderei conto e non capirei poi quanti passaggi eventualmente sono necessari. Ricordatevelo sempre quando fate dei tagli, così ve ne accorgete. Ok, aspiratore attivato, finestra aperta, ventilatore puntato che spinge l'aria verso fuori. Iniziamo questa incisione e questo taglio, anche se non abbiamo l'air assist, nella speranza che venga un ottimo lavoro, quindi via. Anche in questo caso 5000 mm al minuto per tutte le incisioni, sto lavorando praticamente al massimo. Solo i tagli l'ho fatto a 250 mm al minuto, che comunque è veloce, 95% di potenza. Queste sono fatte appositamente leggere, perché ora vedrete cosa farò. Mi servono solo come guida. E allora ragazzi, io non me lo immaginavo, perché ancora non avevo fatto prove. Guardate, 5000 mm al minuto effettivamente come sta riempiendo bene. Immaginavo una incisione molto più chiara, quindi un bel colore corposo sia sull'artesia che sul legno, sta andando benissimo. Speriamo solo che questo spessore di questa bolla non vada a strofinare contro il modulo, non ci avevo riflettuto, e quindi non sposti tutto. Ma ovviamente non vorremmo mica perderci un time lapse anche di questa incisione, di questo taglio, è vero? No? E allora vediamo un time lapse. Questo incisore laser è un fulmine, ha solo 5 watt, ma guardate, sta andando velocissimo e riesce a lavorare molto bene. Mi sono accorto però nella zona centrale che la tavola è un pochettino imbarcata per via della bruciatura, infatti nella zona centrale poggia, quindi non riesco a capire se sta tagliando oppure no. Però la linea è davvero molto netta, vedo anche del fumo che passa da sotto, quindi ipotizzo che stia tagliando. Ok ragazzi, è successo quello che temevo, un pasticcio. Si è spostato tutto, quindi ovviamente devo rifarlo, anche perché le parti in cui si era scollato per via della bruciatura in questo modo sono inutilizzabili. Peccato. Alla fine ho deciso di rifare tutto. Niente, lasciamoci alle spalle il passato e ricominciamo da capo. Questa volta la differenza con la tavola non imbarcata si nota, linee molto più nette, quindi il risultato sarà sicuramente migliore da più punti di vista. Ragazzi, adesso si vede perfettamente che la messa a fuoco è corretta, linee nettissime, linee stupende, e sta tagliando già al primo passaggio. Ok, ho quasi finito gli ultimi centimetri di questo taglio. Adesso con un cacciavite proverò a vedere se i pezzi si sono staccati ed eventualmente, se necessario, farò un altro passaggio. Proviamo a premere. No, qualcuno sì e qualcuno sembra di no. Perché? Questi sì, questi pure. Nella zona centrale in alcuni punti non ha tagliato. Ah, mistero. No, ha tagliato, va bene, dai. Allora stacchiamo il pezzo e non facciamo un altro passaggio. Guardiamo direttamente. Sì, ha tagliato. E allora ragazzi, questa è una perlina da 10 mm. Voglio fare una prova solo per togliermi il dubbio. Voglio vedere se riesce a tagliarla e voglio vedere quanti passaggi impiegherà. Quindi non appena il pezzo si staccherà, interromperò il taglio, via.
però non è riuscito a staccarlo del tutto, quindi diciamo che non è proprio un laser indicato per questi spessori, anche se effettivamente lo ha staccato, lo vedo più indicato fino a un 6 mm sicuramente. Ok, momento cruciale. Questo è uno di quei momenti in cui si può assistere alla riuscita oppure al fallimento di un progetto. È la prima volta che provo a forare l'ardesia, non so sinceramente come reagirà, se è un lavoro semplice, se si spacca, non ne ho idea ragazzi. Non mi sono nemmeno documentato, quindi provo inizialmente con una velocità bassa. Speriamo che vada tutto bene. Sembra più facile di quello che immaginavo. Ok, foro eseguito senza problemi. Adesso continuiamo con il lavoro di bruciacchiatura che non ho potuto fare prima perché dovevo fare per forza il cerchio, altrimenti non mi sarei orientato. Sperando che non gonfi come ha fatto nell'altro pezzo. E ora mettiamo le varie lettere che ho appena ritagliato. Che bel contrasto ragazzi, già così mi piace da impazzire, ma non è ancora completo. E allora ragazzi, guardate che bello, sono super contento, felicissimo, l'ho immaginato così ed è venuto così. Vabbè, l'ho immaginato effettivamente senza colla che sporgesse, ma queste sono piccolezze. Per quanto riguarda il risultato finale sono più che felice, davvero un ottimo risultato, questo effetto con l'ardesia, quindi la roccia, il legno, le lancette, ragazzi a me piace troppo, sono davvero felicissimo, super soddisfatto. E così come ho fatto l'introduzione faccio anche il saluto finale, ma questa volta con il lavoro sul bancone. Ragazzi, questo orologio per me è meraviglioso, ardesia e legno, un risultato stupendo, sono più che felice, davvero contentissimo, non vedo l'ora di appenderlo perché per me è davvero troppo bello. Per quanto riguarda il laser abbiamo visto che funziona bene, riesce a tagliare 1 centimetro, riesce a incidere sulla pietra, quindi sull'ardesia, riesce a tagliare tranquillamente 3 mm anche con un passaggio, anche se in alcune zone e poi c'è stato l'imbarcatura del legno, vabbè, quella così, incidenti di percorso normalissimi. Vi lascerò il link perché il prodotto è davvero valido, avete visto, funziona bene, non ha l'air assist, però ha tante comodità per quanto riguarda la regolazione dell'asse Z, i sensori di fine corsa, la potenza, la precisione, perché un punto da 0,8 per 0,8 ci permette di ottenere questi risultati. E cosa dire, se vi piace andate a dare un'occhiata, eventualmente compratelo. Io vi saluto, vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo, vi do appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti, ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale e mettere mi piace a questo video. Ciao e a presto!